Vuoi creare un segnalibro all'uncinetto facile e veloce, ma allo stesso tempo particolare, per accompagnarti nel tuo viaggio nel mondo della lettura? Allora questo è il video giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Nel video di oggi andiamo a realizzare insieme questo segnalibro interamente infilato. Il nostro segnalibro si compone di due parti. La prima, lavorata con dei mini ventagli interamente ad uncinetto, e una seconda parte, dove realizziamo una piccola treccia con nappina finale. Questa seconda parte è opzionale, potete cioè decidere se realizzarla o meno in base al gusto e allo stile che volete dare al vostro segnalibro. È un progetto perfetto anche per principianti poiché utilizziamo solamente i punti base e ovviamente vi guido passo passo lungo tutte le parti fondamentali del progetto. Realizziamo insieme tanti mini ventagli che si alternano lungo tutto il nostro segnalibro e siamo noi a deciderne la lunghezza. Sarà un perfetto compagno di viaggio nel mondo della lettura perché si adatta a qualunque tipologia di libro ed essendo realizzato con un filato super morbido non andiamo assolutamente a rovinare le nostre pagine. Inoltre la presenza della treccina qui nella parte inferiore ci consente di aprire e chiudere il libro ancora più facilmente. Passiamo quindi a vedere insieme il filato meraviglioso che ho scelto per il mio segnalibro e ovviamente ad uncinettarlo insieme. E se questo progetto sarà di tuo gradimento, mi raccomando, fammelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. Per questo piccolo progetto vado ad utilizzare come filato Versatil di lanaio.it. Si tratta di un filato perfetto per creare capi di abbigliamento e accessori. La sua composizione prevede un 53% di lana merino extra fine e un 47% cotone. Il singolo gomitolo ha un peso di 50 grammi e una lunghezza di circa 125 metri. Consigliati uncinetto e ferri da maglia numero 4. Per chi segue da un po' il mio canale, abbiamo conosciuto Versatil in altre mie precedenti pubblicazioni, ad esempio quella della giacca Versa realizzata all'uncinetto, un capo perfetto per tutte le stagioni, traforato, morbidissimo e soprattutto fresco, poiché la presenza del cotone rende qualunque creazione fresca e traspirante, mentre la lana merino extra fine garantirà resistenza e durabilità nel tempo ai nostri capi. Questo filato è veramente morbidissimo e confortevole, perfetto per adulti e anche bambini con pelli delicate. Inoltre questo gomitolo di lana e cotone è interamente lavorato in Italia da lanaio.it secondo l'antica tradizione tessile biellese. Questo color magenta in particolare è disponibile in tabella colore con il codice 14672 ed è solamente uno dei tantissimi colori disponibili per questo filato che ti ricordo puoi trovare sul sito di lanaio.it e ti consiglio di dare uno sguardo anche al loro ricchissimo programma fedeltà. Per ogni gomitolo acquistato accumulerai dei punti che si trasformeranno in sconti su tutti i tuoi prossimi acquisti per vivere la tua passione per l'uncinetto e ferri da maglia a 360 gradi. All'inizio ricordiamo di tenere da parte proprio qui una piccola quantità di filo. Questa ci servirà per realizzare poi la treccina nella parte inferiore del nostro progetto. Come numero di uncinetto vado ad utilizzare il numero 4. Ricordate sempre di adattare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e soprattutto in base alla vostra mano di lavorazione. Cominciamo il nostro progetto realizzando un cerchio magico. Ci sono tantissimi modi diversi per ottenerne uno. Io utilizzo questo. Tengo la codina del mio filo all'interno del palmo della mano e prendendo la parte di filo proveniente dal gomitolo la faccio girare intorno al mio palmo fino a creare un incrocio qui, nella parte superiore del mio dito indice, in questo modo. Con l'uncinetto passo sotto a questo filo, in questo modo, e prendo il filo proveniente dal gomitolo, portandolo attraverso.
Si viene a creare così una piccola asola. Tenendo fermo il tutto, sfilo la mia mano, carico il filo sull'uncinetto e chiudo il mio punto. Si formerà così un cerchio magico, un cappietto scorrevole che possiamo allargare o stringere a seconda delle esigenze. Se non riuscite a realizzare il cerchio magico, potete sostituirlo con 4 catenelle che andate poi a chiudere in cerchio. Realizzato il cerchio magico, alziamo il nostro lavoro con 2 catenelle, 1 e 2. Dopodiché, all'interno del cerchio magico, andiamo a realizzare 6 punti alti. Carichiamo il filo sull'uncinetto e passiamo al di sotto di entrambi i fili che compongono il cerchio magico, quindi all'interno del cerchio e al di sotto anche della codina del filo. Prendiamo il filo, torniamo indietro, ricarichiamo, chiudiamo le prime 2 asole, ricarichiamo e chiudiamo le altre 2. Rivediamolo più da vicino. Carichiamo il filo sull'uncinetto, passiamo all'interno del cerchio magico, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso, abbiamo così 3 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo e chiudiamo le prime 2, ricarichiamo e chiudiamo le altre 2. Ripetiamo questo step fino ad ottenere 6 punti alti. Ne abbiamo lavorati 2. Proseguiamo. Fino ad ottenere 6 maglie alte. Abbiamo realizzato il cerchio magico, ci siamo alzati con 2 catenelle, 6 punti alti. Realizziamo ora nuovamente 2 catenelle libere, 1 e 2, e passando sempre all'interno del cerchio magico vi realizziamo un punto basso. Si formerà così una sorta di mini archetto proprio qui, al di sotto delle 2 catenelle che abbiamo appena lavorato. Prendiamo ora la codina del cerchio magico e andiamo a tirarla finché lo spazio del nostro cerchio non si chiude. Questo è il primo giro di lavorazione. Vediamo adesso insieme il secondo. Fatta la maglia bassa all'interno del cerchio magico, ci alziamo con 2 catenelle, 1 e 2, e dobbiamo ora girare il nostro lavoro. Quindi se tutti i nostri punti sono ora rivolti verso destra, dobbiamo fare in modo che siano rivolti verso sinistra. Quindi prendiamo il nostro lavoro e lo giriamo in questo modo. Rivolgiamo quindi i punti verso sinistra. Cosa abbiamo davanti a noi? Un punto basso e 2 catenelle che formano un piccolissimo archetto che sto ora allargando con il mio dito. All'interno di questo piccolissimo spazio dobbiamo lavorare tutti i punti del nostro secondo giro. Quindi ci dobbiamo concentrare qui, al di sotto delle 2 catenelle, tralasciando tutti i punti successivi. All'interno di questo spazio dobbiamo lavorare 6 punti alti. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, passiamo al di sotto delle 2 catenelle, prendiamo il filo e lavoriamo un punto alto. Ripetiamo questo step all'interno di questo archetto fino ad ottenere 6 maglie alte. Questo sarà il risultato che dobbiamo ottenere. Per concludere il secondo giro,
realizziamo 2 catenelle libere e una maglia bassa sempre qui, al di sotto dell'archetto, in questo modo. Ed ecco così completato il nostro secondo giro. Quali sono le costanti della nostra lavorazione? Piano piano, giro dopo giro, andremo a creare come dei mini ventagli formati da 6 maglie alte. Ogni giro comincerà sempre con 2 catenelle per alzare il nostro lavoro e lavoreremo 6 maglie alte nell'archetto sottostante. Questo archetto si forma al termine di ogni giro, poiché dopo le 6 maglie alte lavoriamo 2 catenelle e una maglia bassa sempre all'interno dell'archetto. È quindi fondamentale, dopo aver lavorato le 6 maglie alte, ricordare di creare un nuovo archetto con 2 catenelle e una maglia bassa. Questo servirà come spazio per lavorare il giro successivo. Vediamolo adesso insieme. Fatta la maglia bassa, realizziamo 2 catenelle per alzare il nostro lavoro e dobbiamo girare il nostro lavoro. I punti appena eseguiti sono sempre sulla destra. Giriamo così, in modo da avere i punti rivolti verso sinistra e qui subito davanti a noi il nostro archetto. All'interno di questo archetto lavoriamo 6 punti alti. Completato il nostro ventaglio, dobbiamo creare l'archetto per il giro successivo. Quindi realizziamo sempre 2 catenelle e nello spazio dell'archetto sottostante blocchiamo il tutto con un punto basso. Ed ecco qui pronto lo spazio per lavorare il giro successivo. 2 catenelle, voltiamo il lavoro in questo modo, 6 punti alti, due catenelle e un punto basso. Ed ecco che il nostro progetto inizia a prendere forma. Siamo noi a deciderne la lunghezza. Più ventagli andiamo a realizzare, più lungo diventerà il nostro progetto. Procediamo quindi in questo modo, ripetendo i passaggi dei giri che abbiamo appena visto insieme, finché il nostro progetto non avrà raggiunto la lunghezza desiderata. Nel mio caso, ad esempio, ho raggiunto una lunghezza complessiva di circa 22 cm lavorando 17 ventaglietti. Raggiunta la lunghezza desiderata, quando decidiamo di concludere il nostro progetto, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Prendiamo la codina del filo appena tagliato e la facciamo passare all'interno del cappietto in questo modo. Andando a tirare realizzeremo così un piccolo nodino che bloccherà la nostra lavorazione e utilizzando un ago andiamo a bloccare il filo in eccesso al di sotto dei punti appena eseguiti. Un'ulteriore accortezza per fissare il lavoro una volta tagliato il filo in eccesso è applicare una goccia di colla per tessuti per tenere il tutto bloccato. Utilizzando sempre un ago devo ora bloccare il filo con il quale ho realizzato il mio cerchio magico. Lascio il cerchio magico appena aperto così da ricreare lo stesso effetto dei ventagli successivi. E qui alla base di un punto vado a realizzare semplicemente un piccolo nodo.
Questo è il filo avanzato dall'inizio del mio progetto che ho deciso di sfruttare per creare una mini treccia. Prendiamo un altro pezzo di filo doppiato, in questo modo creando qui una curva, prendiamo la parte qui della piega e la inseriamo in questo modo all'interno dell'ago. Con il nostro ago entriamo qui sulla maglia bassa del nostro secondo giro di lavorazione e portiamo il cappietto attraverso in questo modo. Dopodiché prendiamo le due codine e le facciamo passare attraverso il cappietto. Tiriamo e blocchiamo il tutto. Tenendo il progetto in questo modo, vado a sfruttare i miei 3 fili intrecciandoli, formando così una treccia. Vado poi a bloccare la mia treccia facendo un nodo tra i due fili presenti all'estremità destra e sinistra e un ulteriore nodo tra le varie parti. E con l'aiuto di una spazzola o di un pettine vado letteralmente a pettinare questi 3 fili. Così da allargarne i singoli capi e creare una sorta di nappina. E il mio segnalibro è completato. Abbiamo realizzato un segnalibro semplice e veloce ma di grande effetto, pronto per essere inserito all'interno dei nostri libri oppure delle nostre agende. La pratica treccina con nappina posta qui alla base del nostro progetto ci permette di aprire il nostro libro ancora più facilmente, ma ovviamente è facoltativa, dipende dallo stile che volete dare al vostro segnalibro. Adesso non vi resta che scegliere il vostro colore preferito del filato versatile sul sito di lanaio.it. Vi ricordo un mix di cotone e lana merino extra fine perfetto per tantissime tipologie di progetto, dagli accessori come questo segnalibro ai capi di abbigliamento. E ora dimmi cosa ne pensi di questo progetto, l'hai trovato utile, interessante, ti sono piaciute le mie spiegazioni? Puoi farmelo sapere lasciando un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E se sei alla ricerca di altri tutorial all'uncinetto particolari, li puoi trovare sempre qui sul mio canale YouTube, dove se ancora non l'hai fatto e ovviamente se ne hai piacere ti invito ad iscriverti cliccando sull'apposito pulsante presente sempre qui sotto il video. Perciò con questo segnalibro ti saluto, ti auguro come sempre buona creatività e spero di rivederti molto presto in una mia nuova pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.